Ciao a tutti, oggi parliamo di una patologia che nel cane e nel gatto è abbastanza rara, capita a volte, soprattutto nel cane più che nel gatto. Il gatto sembrerebbe essere un po' più resistente, che è il tetano. Il tetano è una patologia di cui voi avrete sicuramente già sentito perché colpisce l'uomo, è una di quelle patologie per cui si viene vaccinati e colpisce anche il cavallo. Allora, che cos'è il tetano? Diciamo è una patologia causata da una neurotossina, da una tossina prodotta dalle spore di un batterio anaerobio che si chiama Clostridium tetani. Questo batterio vive, diciamo, nell'intestino dei cavalli, degli ovicaprini, e durante la defecazione di questi animali vengono liberate ovviamente le spore, e queste fondamentalmente poi possono resistere nell'ambiente mesi se non anni, e quindi grazie al vento questa polvere, queste spore vanno nella polvere che poi si deposita in vari oggetti, anche ovviamente oggetti di uso comune, e quindi se poi noi ci tagliamo con questi oggetti, la spora ovviamente penetra all'interno della nostra ferita, e quindi la neurotossina chiaramente poi crea quello che è tutta la sintomatologia che crea il tetano. Questo può avvenire anche nel cane e nel gatto. Sembrerebbe che il gatto è più resistente a questa neurotossina, però può essere colpito anche lui. È più raro nei nostri animali domestici, ripeto, probabilmente per una capacità di resistenza alla neurotossina dei nostri cani e dei nostri gatti, non perché si feriscano meno. Anzi, se ci pensate, un cane e un gatto tendenzialmente in ambiente esterno si feriscono molto di più rispetto a noi. Fondamentalmente la neurotossina, la spora, odia l'ossigeno perché il batterio è anaerobio, quindi se noi ci tagliamo con qualcosa che è arrugginito, con qualcosa che è molto sospetto, è l'unico motivo per cui mettere subito l'acqua ossigenata. Nelle altre situazioni l'acqua ossigenata non dovrebbe essere utilizzata per disinfettare le ferite, ma nel caso del tetano l'acqua ossigenata, il perossido di idrogeno, aiuta nella inattivazione delle tossine. Quindi in situazioni dove magari un cane si taglia con una verga di ferro arrugginita, in quel caso lì acqua ossigenata ha un suo senso perché fondamentalmente riduce in quella situazione lì. Ovviamente va fatto in quel momento lì, poi non è che si disinfetta con l'acqua ossigenata, in quel momento lì si fa, poi si utilizzano altri disinfettanti perché l'acqua ossigenata non aiuta tantissimo, anzi è nemica della cicatrizzazione in realtà. La tossina fondamentalmente nei nostri cani e nei nostri gatti può dare un tetano localizzato o un tetano generalizzato. Ovviamente è più grave il tetano generalizzato. Nel tetano localizzato abbiamo questi animali che possono presentare una paralisi spastica, quindi rigidità dell'arto o di un gruppo di muscoli, quindi o un solo muscolo o fondamentalmente un gruppo di muscoli, oppure i due arti anteriori. Può esserci fondamentalmente questa paralisi spastica. Rimane ovviamente lo stato mentale normale e fondamentalmente la diagnosi differenziale con le lesioni da motoneurone superiore. Di solito, quali sono ovviamente la maggior parte delle lesioni più a rischio di tetano? Sono tutte le lesioni a livello fondamentalmente delle zampe, perché fondamentalmente sono più a contatto con i terreni. Come abbiamo detto, attraverso il terreno può esserci contaminazione della spora tetanica. Quindi ovviamente tutti tragitti fistolosi, ferite da taglio, ascessi da morso, le unghie anche, frattura dell'unghia, fondamentalmente sono tutte zone che sono poi a contatto con i terreni, quindi sono più a rischio. Chiaramente, ovviamente in zone cittadine magari è meno rischioso il tetano rispetto a zone magari rurali. Una volta che penetra chiaramente la tossina neurotossica comincia a dare i problemi. A livello generalizzato cosa abbiamo? Abbiamo quella che si chiama paralisi spastica, che coinvolge ovviamente tutto il corpo,
quindi rigidità di tutti gli arti. A volte riescono ancora ad avere una situazione posturale, però sono estremamente rigidi. Poi nelle situazioni poi più avanzate arrivano a mettersi sul fianco rimanendo rigidi, e ovviamente lì poi la gravità aumenta. Possiamo avere fondamentalmente le orecchie estese, raddrizzate e portate all'indietro, soprattutto nei cani. Abbiamo queste orecchie tirate su e portate ovviamente verso l'interno e indietro. Possiamo avere il trisma delle fauci, quindi l'incapacità di aprire la bocca per la paralisi dei muscoli masticatori, ipersalivazione, spasmo laringeo. Possiamo avere la procidenza della terza palpebra, perché anche lì abbiamo una paralisi dei muscoli che regolano chiaramente la retrazione della terza palpebra. Possiamo avere opistotono, cioè il collo portato all'indietro. Ovviamente poi tutto un discorso legato ai muscoli respiratori, ai muscoli cardiaci, quindi possiamo avere bradiaritmie, difficoltà respiratorie, difficoltà anche alla minzione perché abbiamo lo spasmo uretrale, quindi sono animali che vanno cateterizzati. Ripeto, è una patologia rara nel cane, rarissima forse nel gatto, però va comunque sottolineato il fatto che una volta che abbiamo la sintomatologia, fondamentalmente questi sono animali che sono da ospedalizzare ovviamente, e la prognosi ovviamente è molto molto riservata, quindi sono animali che si riprendono se ovviamente ospedalizzati e gestite tutti i segni che chiaramente la paralisi spastica crea nel cane, quindi a volte possono dare anche convulsioni, quindi va gestita chiaramente la convulsione. Tendenzialmente hanno uno stato normale, uno stato sensorio normale, però fondamentalmente la cura non è tanto l'eliminazione della tossina, si fa ovviamente se si riesce a prenderli in tempo, si fa ovviamente l'immunizzante equino, quello che si fa di solito nei cavalli. Fondamentalmente nei cavalli si vaccina per il tetano perché è molto frequente. Nel cane chiaramente si tenta ovviamente questa cosa, ma in realtà la guarigione avviene perché avviene la gemmazione di nuove terminazioni nervose, quindi fondamentalmente è un processo molto lento perché bisogna aspettare fondamentalmente la formazione di nuove terminazioni nervose. Quindi il problema deriva dal fatto che questi sono animali che vengono ospedalizzati per tantissimo tempo, quindi ci deve essere una compliance da parte del proprietario, altrimenti difficilmente salvi un cane dal tetano. L'importanza quindi qual è? Cos'è che deve rimanere nei proprietari cani? Chiaramente quando noi abbiamo degli animali soprattutto che vivono all'esterno, magari in zone rurali, qualsiasi taglio, qualsiasi lesione particolare tendenzialmente andrebbe tra virgolette, non disinfettata ma pulita, ecco è il termine più, col perossido di idrogeno, se si sospetta chiaramente che si sia tagliato con qualche oggetto, per esempio con banalmente un bicchiere che voi avevate fuori vecchio, oppure un pezzo di metallo arrugginito. In quei casi lì cercare ovviamente di pulire la ferita inizialmente col perossido di idrogeno e poi ovviamente portare al veterinario e far gestire ovviamente la lesione, oppure portarla immediatamente al veterinario e far gestire poi la lesione al veterinario dicendo questa cosa, perché fondamentalmente è molto complesso anche per noi veterinari, perché sappiamo perfettamente che l'uso del perossido di idrogeno non è consigliabile per la cicatrizzazione, però a volte ti fai delle domande se in quel caso lì è meglio utilizzarlo, perché magari il cane si è tagliato con qualche oggetto che chiaramente potrebbe essere stato esposto alla spora del Clostridium tetani. Il discorso fondamentalmente è che negli ultimi anni si utilizzano meno feci di cavallo per
si utilizza per concimare i terreni, nel senso che una volta si utilizzava molto di più, quindi la polvere era ricca di questa spora. Calcolate che è una spora che resiste 15-20 minuti in autoclave a 120 gradi, quindi una spora molto resistente. Una volta, ripeto, probabilmente si utilizzavano di più, c'erano più casi, oggi si utilizzano più concimi chimici, quindi chiaramente dal lato, diciamo, del Clostridium tetani lo teniamo più sotto controllo e quindi il rischio è inferiore anche nell'uomo. Però chiaramente nell'uomo, quando ci tagliamo in ospedale, la prima cosa che fanno è farci ovviamente l'immunoterapia contro la tossina del tetano. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima puntata. Vi ricordo, se volete sostenere il progetto, mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale qua sotto. Un saluto a tutti, alla prossima.